Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Fisarmonica. Oggi andiamo a vedere un argomento che non abbiamo mai toccato in precedenza, quindi andiamo a parlare della tonalità di una canzone. Come avrete notato, ogni canzone possiede degli accordi, diciamo, fra di loro diversi, quindi possiamo avere delle canzoni che magari vanno dal Do al Sol al Fa e delle canzoni che invece vanno proprio dal La minore, Mi settima, Re minore. Quindi da cosa dipende tutta questa cosa? Dipende dalla tonalità della canzone. Quindi ogni tonalità, ogni canzone ha una determinata tonalità. Cosa significa però che ha una tonalità? Diciamo che è la tonalità principale della canzone è sempre la stessa, quindi tutte le scale, arpeggi e tutta la musica che andiamo a costruire su tale canzone, questo succede per qualsiasi tipo di canzone, di qualsiasi genere, andiamo ad avere sempre la stessa tonalità che richiama in un certo senso la melodia. Per metterla giù un po' più facile, ad esempio per noi fisarmonicisti, se una canzone comincia con un basso, ad esempio di Re maggiore, sappiamo che molto probabilmente quella canzone sarà in tonalità di Re maggiore. Ovviamente poi avremo dei bassi sempre diversi, quindi assieme al Re maggiore potremo avere un La settima, però sappiamo che la tonalità principale, quindi quella di riposo, dove ci sentiamo al sicuro con questa tonalità, sentiamo che la canzone ha una tonalità proprio di riposo, ce l'abbiamo sempre sulla stessa nota, quindi in questo caso sul Re maggiore. Ci sono altri casi invece in cui vedremo che la canzone magari comincia con una tonalità non di riposo, quindi dove abbiamo una tonalità che non è quella della canzone, quindi a sinistra abbiamo i bassi ad esempio di Sol maggiore, poi andremo a vedere anche degli esempi. Abbiamo magari il Sol maggiore, ma la tonalità non è Sol maggiore, è bensì magari Re maggiore, avendo però una partenza con il Sol maggiore. Quindi non è sempre detto che se una canzone inizia con un basso di un certo tipo, quella canzone debba essere per forza in quella tonalità. Ma allora come si fa a sapere al 100% qual è la tonalità della nostra canzone? Adesso lo andiamo a dire, è molto semplice, c'è un sistema davvero veloce che utilizzano soprattutto i pianisti, ma qualsiasi tipo di strumentista, insomma, utilizza questo sistema per capire in che tonalità si trova, diciamo, la canzone che va ad affrontare. Prima però di farlo dobbiamo mettere in chiaro una cosa, quindi parliamo innanzitutto delle scale. Tutte le scale che abbiamo visto in qualsiasi tonalità, quindi a partire dal Do fino ad arrivare a tutti i diesis e poi partendo di nuovo dal Fa e facendo tutti i bemolli, quindi Si bemolle, Mi bemolle, eccetera. Tutte quelle scale che abbiamo visto e che trovate anche sul mio canale, insomma c'è la playlist, vanno ad influenzare molto la tonalità di una canzone. In che senso influenzare? Nel senso che anche una canzone, così come per le scale, si ritrova ad avere gli stessi diesis barra bemolli in armatura di chiave quando si trova in una determinata tonalità. Cosa significa questo? Significa che una volta che noi conosciamo le scale e diciamo i diesis e i bemolli che si trovano sul pentagramma di ogni tipo di scala, sapremo anche riconoscere esattamente la tonalità di una canzone solo ed esclusivamente guardando la armatura di chiave. Quindi questo è il primo indizio che vi do e per capire la tonalità di una canzone dobbiamo innanzitutto guardare l'armatura di chiave, da quella si capisce praticamente il 90% della tonalità di una canzone. Però cos'è che dovremmo fare? Dovremmo impararci a memoria tutte le armature di chiave di tutte le scale? No. C'è apposta questo trucchetto, questo sistema per capire, senza doverle imparare tutte a memoria, per capire la tonalità di una canzone solo guardando insomma i diesis e i bemolle in chiave. Qual è questo indizio? Adesso ve lo vado a dire. Per capire la tonalità della canzone dobbiamo distinguere innanzitutto in due parti l'armatura di chiave, quindi dobbiamo prendere in esame prima quella con i diesis e poi quella con i bemolli, perché il calcolo per trovare la tonalità della canzone è diverso, è differente fra i due gruppi, quello dei diesis e quello dei bemolli.
Per il gruppo dei diesis, quindi vediamo che ci sono 2, 3 o 4 magari diesis in armatura di chiave, è molto molto semplice, basta prendere l'ultimo diesis, quindi quello più a destra, perché sono sempre elencati in ordine, quindi in fila da sinistra verso destra. Prendiamo il diesis più a destra e lo aumentiamo di un semitono. Aumentandolo di un semitono capiremo che la tonalità della canzone è esattamente la risultante dopo che abbiamo aumentato un semitono. Quindi per fare un esempio, se ad esempio abbiamo solo un diesis che è sul Fa, quindi Fa diesis, sappiamo che la canzone è in Sol maggiore. E quindi Fa diesis più un semitono fa esattamente Sol. Un altro esempio può essere quello della maggiore. Quindi se vediamo che c'è un Sol diesis come ultimo diesis in armatura di chiave, aumentando di un semitono, sappiamo che la canzone è in La maggiore. Ecco, questo quindi è il sistema con i diesis per capire qual è la tonalità. Funziona con qualsiasi tipo di tonalità. E quindi anche quella, ad esempio, con 5 diesis, abbiamo il quinto diesis che è un La diesis, aumentando di un semitono andiamo a trovare che la tonalità è proprio quella di Si maggiore. Adesso andiamo a spiegare le tonalità sui bemolli, quindi intanto spieghiamo la tonalità neutra, quindi la tonalità neutra è quella del Do maggiore. Perché è neutro? Perché non abbiamo nessun diesis e nessun bemolle in armatura di chiave, quindi se non dovessimo vedere né un diesis né un bemolle sappiamo automaticamente, credo che lo sappiate ormai comunque anche voi, che è una tonalità di Do maggiore. Magari la canzone può cominciare con Sol settima o con un Fa maggiore, però se non c'è alcun diesis in chiave, neanche un bemolle, sappiamo che prima o poi la melodia risolve in Do, quindi va a riposo con il Do maggiore. Adesso andiamo invece a capire qual è il sistema da utilizzare per capire la tonalità con i bemolli, quindi da un bemolle in poi, quindi da quando avremo in armatura di chiave un bemolle, 2, 3, 4, 5 bemolle e così via, sappiamo che la tonalità della canzone, del pezzo, si trova sul penultimo bemolle. Quindi se abbiamo una lista ad esempio di 4 bemolli, andremo a prendere il penultimo bemolle, quindi eliminiamo l'ultimo bemolle e una volta eliminato l'ultimo capiremo che quello che rimane ultimo, che era prima il penultimo, sarà esattamente la tonalità della nostra canzone. Quindi facendo un esempio con 4 bemolli abbiamo l'ultimo bemolle che è un Re bemolle e dobbiamo prendere in considerazione il penultimo che invece sarà un La bemolle e sapremo che la canzone è proprio in una tonalità di La bemolle. Questi allora sono i sistemi per capire sia con i diesis che con i bemolle che senza nulla la tonalità esatta di una canzone. Però il video non finisce qui perché a parte che vi voglio mostrare degli esempi, ma c'è un'altra cosa da mettere in conto, quindi non esistono solo le tonalità maggiori, ma esistono anche le tonalità minori. Quindi come si fa con le tonalità minori? Non è vero che se abbiamo una canzone in ad esempio Re maggiore, e quindi con 2 diesis, quello sul Fa e quello sul Do, e non è vero che la tonalità di Re minore avrà ancora sempre queste alterazioni in chiave. La tonalità di Re minore avrà delle altre alterazioni. Ma allora, dove lo possiamo collocare questo Re minore? Adesso ve lo spiego. Le tonalità minori praticamente, come abbiamo visto anche sulle scale, come vedete le chiamo sempre scala maggiore e relativa minore. Perché si chiama relativa minore? Perché le scale, le tonalità minori sono appaiate alle tonalità maggiori a seconda proprio delle alterazioni che abbiamo in chiave. Quindi ad esempio senza alterazioni abbiamo Do maggiore e La minore. Perché abbiamo Do maggiore e La minore? Perché la tonalità di La minore è proprio appaiata al Do maggiore, in quanto quando andiamo a esaminare anche la scala ad esempio di La minore non abbiamo alcuna alterazione in chiave, cosa che succede anche per il Do maggiore, quindi senza alterazioni abbiamo Do maggiore o La minore. Questo accade per anche tutti gli altri tipi di tonalità e tutte le altre scale, quindi ad esempio sul Sol maggiore abbiamo il Sol maggiore e Mi minore. Mi minore quindi vedremo che ha
un diesis in chiave, quindi abbiamo il fa diesis nel caso del mi minore. Ma quindi adesso cos'è che succede? Con le scale minori il tutto si potrebbe complicare, cioè quindi le regolette che avevamo prima non valgono più, valgono ancora? Allora, non vi preoccupate, non c'è problema perché c'è un'altra regoletta da seguire, quindi una volta trovata la tonalità maggiore, quindi noi facciamo il calcolo che ho spiegato prima per trovare la tonalità maggiore, quindi con i diesis un semitono in più sull'ultimo diesis, con i bemolli andiamo a eliminare l'ultimo bemolle, prendiamo il penultimo e sappiamo che quella è la tonalità della canzone. Una volta fatta questo sistema, questo calcolo, andiamo a capire, poi solo dopo andiamo a capire se è una tonalità maggiore o minore. Ad esempio, se vediamo che la tonalità è quella di Re maggiore, dovremo capire dallo spartito, un po' dalle battute iniziali, anche dalla nota finale della canzone. Ci sono una serie di elementi che ci fanno capire se quella è una canzone più allegra, quindi maggiore, o se è una canzone più triste, quindi più minore. In base a quello, se vediamo che è maggiore, abbiamo fatto il calcolo, siamo a posto, sappiamo che è Re maggiore, perché magari presenta questi due diesis, quindi Re maggiore. Se invece vediamo che è una tonalità minore, non ci resterà che fare il calcolo della tonalità minore appaiata alla tonalità maggiore, quindi la tonalità minore relativa alla maggiore. Come si fa? Quindi anche qui dobbiamo impararci a memoria tutti gli abbinamenti delle scale minori e maggiori? Certo che no, c'è un calcolo davvero molto semplice che ci permette di capire come trovare una tonalità relativa minore in base alla maggiore e viceversa. E questo calcolo, questo sistema è molto semplice, basta togliere un tono e mezzo alla tonalità, quindi non è niente di difficile, basta togliere un tono e mezzo o 3 semitoni. Adesso vediamo ad esempio con il Sol abbiamo Sol, togliamo 3 semitoni, diventa Mi, perché dal Sol andiamo al Fa diesis, Fa e Mi, abbiamo questi 3 semitoni. Se abbiamo una tonalità in Re maggiore, dal Re scendiamo, facciamo Do diesis, Do, Si. Quindi da qui capiamo che la tonalità minore relativa al Re sarà proprio il Si. Funziona con tutte le tonalità, quindi ad esempio se prendiamo il Mi bemolle, dobbiamo scendere di 3 semitoni, Mi bemolle maggiore, quale sarà la relativa minore? Ve lo lascio un attimo pensare, qualche secondo. Esatto, sarà proprio il Do minore perché scendiamo di 3 semitoni, abbiamo Re, Do diesis e Do, quindi arriviamo esattamente alla tonalità di Do. Quindi sembra strano, ma la tonalità di Do minore è abbinata alla tonalità di Mi bemolle maggiore, quindi è la sua relativa minore. Ora che abbiamo spiegato tutto quanto, andiamo a vedere qualche rapido esempio, quindi vediamo che in questo spartito dove abbiamo questa polca che si chiama polca disperata, abbiamo in chiave un solo bemolle, quindi questo è un Si bemolle. Ecco, adesso questa cosa mi era sfuggita, quindi cosa succede sui bemolli quando non abbiamo due o più bemolli? Quindi se l'ultimo bemolle è solo uno e non sappiamo qual è la tonalità, questa la dovete sapere a memoria, è una tonalità di Fa. Quindi nel caso di un solo bemolle abbiamo la tonalità di Fa. Ovviamente poi tutte le altre sono calcolabili togliendo sempre l'ultimo bemolle come ho spiegato prima. Andiamo a vedere la seconda parte di questa polca. Quindi abbiamo qui sul trio, abbiamo invece un'armatura di chiave che presenta due bemolli. Questi due bemolli vediamo che il secondo è Mi bemolle. Andiamo ad eliminare questo secondo Mi bemolle e ci ritroviamo solo col bemolle sul Si, quindi vediamo che appunto questa canzone, questo pezzo è in Si bemolle. Infatti vediamo che anche a sinistra abbiamo un riscontro dei bassi abbastanza coerente, quindi abbiamo Si bemolle di partenza, sempre Si bemolle e poi a un certo punto cambiamo in Fa settima e poi Do minore, eccetera eccetera. Però la tonalità di riposo è proprio quella del Si bemolle. Andiamo adesso a vedere un altro esempio, quindi abbiamo il valzer Romagna Mia, andiamo a vedere la chiave di Romagna Mia, come vediamo abbiamo due diesis in chiave, quindi abbiamo
Fa diesis e Do diesis. Ecco, quindi prendiamo l'ultimo diesis, è un Do diesis, di conseguenza aumentato di un semitono, capiremo che Romagna Mia è in Re maggiore. Ecco, Re maggiore, ecco qui c'è anche l'esempio che avevo fatto prima, quindi questa canzone inizia con il Sol, però attenzione che non è una tonalità di Sol questa qui, è una tonalità di Re, però con questa canzone che comincia con il Sol. Infatti andando avanti vediamo che c'è un Re maggiore e poi abbiamo la settima, quindi la canzone a riposo è proprio in Re maggiore. E poi andiamo sul secondo pezzo perché questo è molto interessante. Abbiamo questa volta in chiave un solo bemolle. Quindi in questo caso dovrebbe essere come prima, giusto? Come sulla disperata, avevamo solo un bemolle, però c'è un qualcosa di diverso qui. Quindi intanto andiamo a trovare la tonalità, quindi come dicevo prima, con un solo bemolle siamo in Fa maggiore. Siamo in Fa maggiore perché è la tonalità che vi dicevo va imparata a memoria dal momento che non abbiamo numerosi bemolli ma solamente uno, quindi questo è Fa maggiore, però c'è un qualcosa di strano, ad esempio se proviamo a vedere i bassi, vediamo che c'è un Re minore, un La settima, Re minore, Sol minore, un po' più in giù, insomma il Fa non ce l'abbiamo mai, perché? Perché appunto questo è il primo pezzo di Romagna Mia e vediamo che è un pezzo in minore, ce lo suggerisce anche questo Re minore. Questo non è un pezzo maggiore ma è un pezzo minore, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il Fa maggiore che abbiamo trovato prima, togliere tre semitoni e tre semitoni in meno andiamo a capire che diventa un Re, quindi la relativa minore del Fa maggiore è Re minore. Infatti anche qui siamo coerenti con lo spartito perché abbiamo questo Re minore ai bassi e abbiamo poi la settima e via via così fino alla fine. Quando arriviamo alla fine vediamo che c'è prima del ritornello, qui la scritta ritornello, abbiamo il finale che finisce con il Re. Quindi si capisce perfettamente che questo pezzo di Romagna Mia è in Re minore. Poi andando sul ritornello, vabbè, torniamo ancora in Re maggiore, infatti abbiamo nuovamente, come vedete, i due diesis di prima, abbiamo nuovamente il Fa e il Do, che indica che la canzone torna ad essere in Re maggiore. Quindi molto bella anche questa Romagna Mia che possiede un pezzo in Re minore e un pezzo in Re maggiore, sempre in Re. Adesso andiamo a vedere l'ultimo esempio, andiamo a prendere la mazurka cesarina e questa bellissima mazurka vediamo che inizia proprio con sempre in Re, quindi ho voluto fare degli esempi anche un po' ripetitivi, però vediamo che sul secondo pezzo il discorso cambierà. Infatti abbiamo tempo di mazurka qui e poi i due diesis sul Fa e sul Do. Come prima, con due diesis, con il secondo diesis sul Do, abbiamo una tonalità di Re maggiore. Andiamo però al secondo pezzo qui dove comincia la F di forte e con il La, vediamo in armatura di chiave, l'ultimo diesis è quello sul Sol, quindi anche qui abbiamo, aumentando di un semitono, la canzone in La maggiore. Infatti vediamo anche con i bassi, inizia con il La proprio perché è una canzone in La maggiore, poi vediamo che va in Mi settima, torna in La, poi va in Si minore, però prima o poi torna sempre in La maggiore. Vediamo anche il finale che è proprio con la nota a destra di La, è un La questo. E andiamo infine a vedere l'ultimissimo esempio, andiamo sul trio. Sul trio vediamo già i bassi ce lo suggeriscono, vediamo che c'è Sol a sinistra, sarà davvero una tonalità di Sol, andiamo a vedere in armatura di chiave, vediamo che c'è un solo diesis sul Fa, quindi anche questo esempio che avevo già fatto prima, prendiamo il diesis, lo aumentiamo di un semitono e andiamo proprio sulla tonalità di Sol, quindi anche qui
abbiamo il primo basso a sinistra che abbiamo per la prima battuta rispecchia anche la tonalità della canzone. Infatti se andiamo alla fine anche di questo trio andremo a vedere che la nota finale è proprio un Sol, quindi qua non ci si può sbagliare, abbiamo 3 pezzi, uno in Re maggiore, uno in La maggiore e uno in Sol maggiore. E dopo questi esempi abbiamo finito allora anche con questo video, quindi abbiamo visto esattamente come azzeccare la tonalità di una canzone solo guardando in armatura di chiave e un po' magari nelle battute, la battuta finale della canzone. In realtà ci sarebbe anche un altro metodo solo per noi fisarmonicisti molto più semplice, quindi si tratta semplicemente di vedere il numero di diesis barra bemolle in chiave e salire o scendere con la bottoniera di sinistra. Ecco, questo è un metodo davvero molto semplice, ho voluto spiegarvi quello normale, quello che usano tutti con qualsiasi strumento, però per noi che abbiamo la fisarmonica abbiamo il vantaggio di avere già i bassi cadenzati per quinte, quindi abbiamo le quinte sui bassi, le note che vanno di quinta in quinta. Di conseguenza, se noi contiamo ad esempio il numero di diesis, abbiamo 3 diesis, basta che dal Do saliamo di 3 bassettini, quindi abbiamo Sol, Re e La, sappiamo che la canzone è in La, ovviamente La maggiore, poi come ho spiegato prima bisogna trovarsi la tonalità minore con meno 3 semitoni. Allo stesso modo, se ad esempio abbiamo a sinistra 4 bemolli, come l'esempio che avevo fatto prima, dicevo che con 4 bemolli la tonalità era La bemolle maggiore, andiamo a vedere se è vero e scendendo dal Do abbiamo Fa, Si bemolle, Mi bemolle e La bemolle, quindi è proprio vero che con 4 bemolli abbiamo il La bemolle. Ecco, se volete usare questo sistema che è molto più sbrigativo, almeno per trovare le tonalità maggiori, ecco, prima di andare a trovare le relative minori, lo potete assolutamente usare, funziona al 100%. Ovviamente se non ci sono alterazioni sapete che è sempre Do, se invece avete più o meno diesis o più o meno bemolli andate a salire o scendere con la bottoniera di sinistra e troverete subito la tonalità della canzone. Detto questo vi saluto per davvero, ci vediamo come sempre al mio nuovo video qui sul canale, vi mando un abbraccio e alla prossima!